Len! Len! Ah! Stammi lontano, Kobe! Sei la disgrazia della mia vita! Ragazzi, mettetevi comodi perché oggi vi porto in un viaggio tra schiaffoni, fagioli e sosia. Eh sì, avete capito bene. Negli anni 70 Bud Spencer e Terence Hill facevano scintille al botteghino. I loro film spopolavano con incassi da urlo. E allora, indovinate un po'? Qualcuno pensò, perché non facciamo una copia? E così, nel magico mondo del cinema italiano, nacquero loro, Michael Kobe e Paul Smith, alias Simone e Matteo. Una coppia di attori che per ben 5 film ha imitato, spudoratamente ma con stile, i nostri mitici Bud e Terence. Tutto comincia nel 1974, quando esce il film Carambola. Protagonisti? Un biondino sveglio e sorridente, Antonio Cantafora, che si fa chiamare Michael Kobe, e un omone grosso e barbuto, Paul Smith, nome d'arte di Adam Eden. Non c'è bisogno di essere cinefili per capire l'intento. Uno era la copia perfetta di Terence Hill, l'altro, diciamo che somigliava parecchio a Bud Spencer, ma mica si sono fermati lì, Dopo Carambola è arrivato anche il sequel, Carambola Filotto, tutti in buca, sempre con la regia di Ferdinando Baldi. E i due continuano a cavalcare l'onda con film uno più surreale dell'altro. Noi non siamo angeli, che già dal titolo fa il verso a Anche gli angeli mangiano fagioli. Anche se lì c'era Giuliano Gemma. In Francia addirittura questo film viene distribuito col titolo Trinità, cioè praticamente un triplo plagio. E vogliamo parlare dei dialoghi? Ascoltate qui. Kobe, fermati! Non hai fiato, sei sempre stato un rachitico! Io ti strangolo con queste mani! Carogna! Fermati! Plagio? Fermati, non hai fiato. Sei sempre stato un rachitico. Io ti strangolo con queste mani? Carogna. Insomma, capite il tono, no? Tutti i film erano girati con budget ridotti, ma l'effetto funzionava perché imitavano perfettamente lo stile di Bud e Terence. Storie di buoni che si cacciano nei guai, danno mazzate ai cattivi e alla fine trovano quasi sempre un lieto fine. Anche i ruoli erano speculari. Nei primi 2 film, Carambola e Filotto tutti in buca, il bello era un giocatore di biliardo furbo, mentre il grosso era il pasticcione rissoso. Gli stessi schemi si ritrovano in Simone e Matteo, un gioco da ragazzi, e il Vangelo secondo Simone e Matteo, dove i due diventano camionisti. Con una piccola differenza, il grosso diventa sempre più simpatico, mentre il bello perde un po' di quella furbizia alla Terence. Curioso, vero? Tra l'altro, Noi non siamo angeli è l'unico dei 5 che abbandona il classico West e ci porta agli inizi del Novecento, con i 2 protagonisti coinvolti in gare automobilistiche su dirigenze. Un western, a motore. E da lì in poi, i nostri 2 sosia iniziano a farsi conoscere con i nomi di Simone e Matteo, anche nei titoli ufficiali. Gli ultimi 2 film insieme sono proprio Un gioco da ragazzi e Il Vangelo secondo Simone e Matteo. Finite queste 2 pellicole, i cloni decidono di smettere i panni dei sosia e di continuare la carriera con i loro veri nomi. Antonio Cantafora, alias Michael Kobe, ha poi lavorato in tantissimi film, sempre come caratterista. L'ultimo suo ruolo risale al 2004 nel film Il Cartaio di Dario Argento. Paul Smith, invece, si è fatto notare in pellicole ben più internazionali come Fuga di mezzanotte e perfino in Popeye, accanto a un giovanissimo Robin Williams, dove interpretava un omaccione minaccioso. Purtroppo è scomparso nel 2012, in Israele, in circostanze mai del tutto chiarite. E attenzione, anche il doppiaggio seguiva la stessa linea dei film originali. La voce di Terence Hill, Pino Locchi, doppiava Antonio Cantafora, e Glauco Onorato, la storica voce di Bud Spencer, prestava la voce a Paul Smith. E le musiche? Anche lì, stesso trucco. Guido e Maurizio De Angelis, i mitici Oliver Onions, firmavano le colonne sonore, ma con lo pseudonimo Juniper. Insomma, una copia fatta così bene che non stupisce se all'estero molti ci sono caduti con tutte le scarpe. Ora, un pensierino personale. È vero, Simone e Matteo nascono come cloni, come una furbata commerciale, un po' come quando negli anni 90 uscivano i fumetti ispirati a Dylan Dog. Ma sapete che vi dico? I loro film sono carini, simpatici e loro 2 se la cavano bene. Non hanno mai offuscato il mito di Bud e Terence e non potrebbero mai, ma non fanno nemmeno una brutta figura. Quindi io vi invito a recuperarli. Guardateli senza fare paragoni, godeteveli per quello che sono e poi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate.
E se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi alla Soffitta, attivate la campanella così non vi perdete le prossime chicche su cinema, dive e nostalgia. Sempre qui, sulla Soffitta di Pippo. Alla prossima puntata, ciao ragazzi! Wow.